Le nuove generazioni hanno ereditato un pianeta malato, surriscaldato e al collasso. Protestano, organizzano incontri nelle piazze con leader giovanissimi. In ogni parte del mondo, tanti giovani attivisti chiedono giustizia sociale e climatica e gridano ai rappresentanti politici il rispetto dell'Accordo di Parigi per fermare il riscaldamento globale. La crisi dalle pandemie rafforza l'urgenza di agire per fermare il degrado dell'ecosistema. Dal 2019, dopo la dichiarazione di Greta Thunberg, alla COP24 a fine 2018, ci sono state innumerevoli manifestazioni che in ogni parte del mondo hanno smosso le coscienze perché in quelle piazze milioni di giovani hanno chiesto più democrazia, parità di genere, giustizia sociale ed ambientale, intergenerazionale e rispetto dei diritti umani, schierandosi in modo pacifico contro ogni forma di razzismo e contro l'abbruttimento del linguaggio politico. Come sostenere questo protagonismo? Come stimolare questa grande energia e pacifica esigenza di cambiamento ecologico e sociale? E cosa fare affinché le proposte siano ascoltate, sostenute ed attuate dai diversi rappresentanti politici in vista della COP26 e della COP dei giovani? Noi crediamo che per garantire la giustizia climatica per tutte e tutti sia necessario lottare per una giustizia sociale per tutte e tutti. E lo stiamo facendo. Nelle nostre chiese evangeliche e nella vita quotidiana stiamo sostenendo i percorsi di sostenibilità degli stili di vita e come cittadine e cittadine stiamo chiedendo ai responsabili della politica e dell'economia di affrontare la necessaria transizione energetica, di non finanziare le energie fossili con i soldi pubblici e di piantare alberi, molti alberi, ovunque. È fondamentale unire le nostre voci in supporto di coloro che sono in prima linea in questa crisi. Essere fattivamente solidali con le nostre chiese, sorelle, in quei paesi, perché ciascuno e ciascuna è responsabile in maniera differenziata e soprattutto creare uno spazio in cui le differenti generazioni, giovani e adulti, possano avere un dialogo, un ponte dove ci possa essere uno scambio continuo di idee, storie ed esperienze. Noi crediamo nella giustizia climatica per tutte e tutti. Questo è il sesto in una serie di cortometraggi prodotti da Climate Justice for All, una campagna globale incentrata sul clima e guidata dai giovani, con lo scopo di mobilitare la famiglia metodista globale sulle questioni della giustizia climatica. In questi filmati registreremo come i metodisti in tutto il mondo stanno vivendo e stanno reagendo alla crisi climatica. Incontreremo comunità in prima linea di questa catastrofe in corso e vedremo come si stanno adattando a questo mondo in continuo cambiamento. Incontreremo persone che stanno cercando di apportare cambiamenti sia a livello locale che a livello internazionale per prevenire ulteriori distruzioni. Rifletteremo inoltre sul ruolo che le chiese e i cristiani possono assumere per raggiungere la giustizia climatica per tutti e per tutte. In questo filmato ci focalizzeremo sui giovani attivisti in Italia e sul loro impegno per la giustizia climatica. Parleremo della pre-COP e delle Youth Summit che si terrà a Milano e in che modo i giovani si stanno impegnando per promuovere un cambiamento a lungo termine sia nelle comunità e nelle società. Grazie alla partnership tra Gran Bretagna e Italia, nell'ambito della conferenza COP26 sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, Milano ospiterà dal 30 settembre al 2 di ottobre la Pre-COP Summit, la riunione ministeriale di 40 paesi che si tiene tradizionalmente circa un mese prima della COP vera e propria e che ha come obiettivo quello di offrire a stati, organizzazioni internazionali e ONG la possibilità di avere un confronto informale sugli aspetti politici chiave del prossimo Summit mondiale sul clima, in programma all'inizio di novembre a Glasgow. La Pre-COP 26 sarà preceduta dal 28 al 30 di settembre dallo Youth for Climate, evento che porterà nella capitale lombarda 400 giovani esponenti dei movimenti giovanili provenienti da tutti i 197 paesi del mondo che hanno firmato la Convenzione ONU sui cambiamenti climatici, per partecipare a gruppi di lavoro con altre e altri giovani attivisti e sviluppare proposte concrete per la decarbonizzazione sull'economia,
che saranno discusse coi ministri presenti alla Pre-COP26. Il 30 settembre si terrà il confronto clou tra giovani delegati e ministri partecipanti, un riconoscimento del nostro impegno internazionale di questi 3 anni. In questo quadro, l'1 e il 2 di ottobre sono state realizzate un'iniziativa in strada di giovani evangelici delle maggiori denominazioni presenti in Italia e 2 attività intergenerazionali, una conferenza e una celebrazione ecumenica. Si tratta dei passaggi conclusivi di un pellegrinaggio di sensibilizzazione sul cambiamento climatico iniziato nell'estate 2020, di cui fanno parte, tra gli altri, le visite a tutti i giovani metodisti chiesa per chiesa, un campo nel centro metodista Ecumene, che ha raccolto e rilanciato quanto fatto fino a quel momento, e il flash mob del 25 settembre in diverse piazze in Italia. Ci sono poi i documenti che hanno accompagnato questo percorso, quello dei giovani metodisti a maggio, quello di Ecumene a luglio e quelli collegati alla Pre-COP a settembre 2021. Questo pellegrinaggio protestante in Italia, inoltre, si unisce a quelli analoghi in corso in altri paesi europei, verso Glasgow e oltre. L'attivismo è un'attivazione, il svegliarsi, aiutare e cercare di trovare un rimedio e di curare le persone e anche l'ambiente e il luogo, perché si sta distruggendo il nostro mondo e noi ancora non ci stiamo rendendo conto di quanto grave può portare questo problema e di quanto a lungo potrebbe arrivare. E perché fare le cose all'ultimo quando abbiamo la possibilità di farle ora? Il conforto deve essere un rimedio e una cura per tutto. E quindi mi sono attivata, appunto, anche se sono ancora giovane. E un po' voglio anche far capire che anche se ho solamente 14 anni, gli adulti devono fare qualcosa, come noi bambini. Molti adulti sono anche genitori, quindi stiamo dando un cattivo esempio per il nostro futuro. Penso che l'attivismo debba essere il minimo che ognuno può fare verso questo obiettivo che ci accomuna e quindi, per esempio, partecipando a progetti come questo qui, che abbiamo poi portato anche sia a Ecumene ma anche al centro sociale Casa Mia Milionitti, cercare di creare una rete e quindi partire veramente dalle proprie conoscenze, cercare di parlarne, di farlo non soltanto con i propri coetanei ma cercare di estenderlo alle altre generazioni. E secondo me la speranza finale, l'obiettivo finale dovrebbe essere quello di immaginarci un gioire con la natura e quindi non tentare di sempre peggiorare o aggiustare. Sicuramente la quiete deve essere equilibrata anche dalla tempesta, però tentare di raggiungere un equilibrio. Io spero che non solo noi giovani, ma molte più persone si rendano conto che appunto bisogna fare qualcosa adesso prima che sia troppo tardi. Ci sono tante cose che hanno contribuito alla sofferenza della natura come adesso. Secondo me, secondo l'unione fa la forza, se tutti ci impegniamo e ci concentriamo al sanare la situazione attuale, bisogna semplicemente ritrovare un equilibrio che possa giovare alla natura e a noi stessi e cercare concretamente di capire che questa è la nostra casa e che quindi non c'è futuro se non curiamo la nostra casa. La mia speranza per il futuro è di essere felici, di essere senza preoccupazioni, di vivere bene e di essere più uniti, più solidari e amarci. In un mondo pieno di odio, la speranza è l'ultima a morire e in un mondo pieno di rabbia dobbiamo ancora dare la speranza di continuare a dare conforto.
Ciò che spero per il nostro pianeta è che possa finalmente ricevere il giusto rispetto. Ciò che spero invece per il nostro futuro è che ci sia una maggiore consapevolezza da parte di tutti legata al benessere ambientale, che venga posta una maggiore attenzione soprattutto ad alcune problematiche come quelle legate agli incendi e che il nostro pianeta possa tornare a essere finalmente più verde e più sano. Spero che chi ha il potere di fare qualcosa di molto significativo per la Terra si renda conto del problema e decida di aiutare. Così tutti insieme potremo salvare il pianeta prima che sia troppo tardi.